Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con molto piacere vi voglio far vedere un prodotto toscano realizzato qua in Toscana, per la precisione a Scarperia. Per chi non lo sapesse, Scarperia è molto famosa per la realizzazione di coltelli artigianali. Nella tradizione della nostra Toscana è un punto molto famoso per la costruzione di coltelli. Questo coltello dell'azienda Tradizioni Associate, marca Consigli, infatti come vedete Consigli Toscani si nasce dal 1962, Scarperia, Firenze. Scarperia è situato nel Mugello, provincia di Firenze. Io comunque in descrizione vi lascio tutti i link alla loro azienda, al loro catalogo, dove potete trovare tantissimi coltelli artigianali toscani e ve li lascio tutti in descrizione. Come dicevo, di marca Consigli, che è una marca di Tradizioni Associate, come si può leggere direttamente dalla scatola. Qua ci sono tutti i riferimenti, ma io comunque ve li riporto in descrizione. Azienda fondata nel 1962, come ho detto, a Scarperia, Firenze. Il packaging e la scatola è molto bella. Guardate, qua ci sono alcune foto dell'epoca. Questa è la scatola con cui si presenta. Andiamo subito ad aprirla. Come vedete, la confezione è una confezione regalo, perché da quanto è curata nei minimi particolari. Guardate qua le cuciture del sacchetto, la marca su etichetta con scritto Consigli Toscani si nasce. Andiamo ad aprire. Qua dentro abbiamo il nostro coltello artigianale toscano, eccolo qua. Allora, come si può vedere, il primo particolare che salta all'occhio è proprio il giglio di Firenze. Potete immaginarvi perché, prodotto a Firenze, ed eccolo qua. Coltello veramente bello, realizzato con estrema cura in tutti i suoi particolari. Diciamo che è il coltello di una volta, quello che i nostri nonni, i nostri antenati contadini usavano per farci un po' di tutto. Manico in legno d'olivo, e adesso vi leggo un po' di caratteristiche principali di questo magnifico coltello. Come vi ho detto, prodotto da Consigli, che è una marca di associazioni toscane. Tipologia del coltello, come vi ho detto, è un coltello regionale. Questo è denominato fiorentino. Ogni coltello che produce l'azienda Consigli ha un numero, quindi questo è il fiorentino numero 520. Come vi ho detto, il manico è in legno d'olivo, colore del manico nocciola, acciaio inox inossidabile, che è un X50 CRMOV 15, dimensione coltello 24 cm, dimensione lama 10 cm e mezzo, peso del coltello 124 grammi. Come caratteristiche siamo veramente alti, quindi sia come tipo di acciaio che come tipo di lavorazione è tutto
il coltello si presenta molto bene, di alto livello. Cosa particolare è che sulla lama ci sono queste zigrinature che rendono il tutto molto più bello alla vista, diciamo. Guancette metalliche sul sistema di chiusura. Non ha il blocca lama, ma per quello che dobbiamo fare noi con questo coltello basta e avanza. Come vi ho detto, è un coltello delle vecchie tradizioni toscane, dei nostri contadini e dei nostri antenati, se non nonni, che usavano il coltello per farci un po' di tutto. Ovviamente nella confezione avrete anche un piccolo catalogo con tutti i coltelli che producono artigianalmente. Hanno anche un punto vendita a Scarperia, quindi se volete andate pure a trovarli, perché hanno veramente tantissimi coltelli molto belli e interessanti. Facciamo dei piccoli test e vediamo subito com'è l'affilatura e come esce dalla scatola. Vediamo com'è. Beh, l'affilatura è veramente fatta bene, non avevo dubbi, ma è come un rasoio. E adesso che vi ho detto un po' di caratteristiche principali, viviamoci un po' questo coltello immersi nella natura e passiamoci una bella giornata insieme. Ovviamente con questo coltello, oltre che a pranzare, a tagliare il cibo, tagliare il salame del pecorino, insomma tutto ciò che i nostri contadini facevano e fanno, si può anche fare qualche attività outdoor. La cosa che mi piace molto è che questo manico fa sì che il coltello non scivoli e non parta dalle mani, anche senza guanti. Quindi per me questo accorgimento del manico è essenziale.
Però dicevo, potete fare anche del semplice chopping che ovviamente non farà fatica. Come vedete lavora senza problemi. Con questa forma riesco a cioppare veramente bene e anche senza guanti, quindi non mi fa male la mano dopo un po'. Ovviamente non è un coltello adatto a lavori pesanti perché, come vedete, non ha il blocco lama. Diciamo che è un tuttofare sia a livello agrario che a livello escursionistico, perché 99 volte su 100 un coltello così basta e avanza. Ovviamente a livello vivaistico potete usarlo anche per fare delle tacche per innesti, ad esempio. Tutto molto semplice, perché con questa lama mezzaluna si riesce molto bene a entrare dentro il legno. Io non sono bravo, anzi non so nemmeno, ho visto solo qualche video, ma si riesce a intagliare il legno veramente bene, sia per fare innesti che fare dei piccoli intagli. Ma guardate come riesce a scortecciare un rametto. Fare le punte o fare dei picchetti è molto molto semplice. Taglia divinamente. Guardate che punte riesco a fare. Facciamo anche il test dei trucioli, come lo chiamo io. Vediamo un po' come entra nel legno, ma come vedete non c'è nessun problema, si riesce a lavorare molto molto bene il legno. Anzi, è veramente ottimo, un ottimo coltello tuttofare. Comunque, come vi ho fatto già vedere, fare innesti, potare una pianta, come vedete riesco a penetrare dentro il legno molto facilmente. Avere un fidato compagno delle nostre escursioni, dei nostri giorni all'aria aperta è sempre una cosa che dà sicurezza, ecco. Per un coltello tuttofare che ci potete fare qualsiasi cosa, sia dal giardinaggio che in campagna, in montagna, ovunque. Poi quando avete voglia di mangiare ci tagliate il salame, il pecorino e ci fate un po' tutto quello che volete. La nostra giornata outdoor sta per concludere. Io praticamente ho usato tutto il giorno il nostro coltello. Ripeto, la marca e consigli dell'azienda Tradizioni Associate. Che dire di questo coltello? Un coltello storico che ricorda i nostri nonni, i nostri antenati che lavoravano la terra. Un coltello storico, bello, affidabile, in acciaio veramente, veramente ottimo. Quindi potete affidare le vostre giornate all'aria aperta. Questo coltello sicuramente non vi deluderà. Io l'ho provato un po' per tutto, ma avete visto, un po' di shopping, ovviamente non lavori pesanti come può fare un macete, o un coltello prettamente da bushcraft o da campo, o una roncola, però con questo ci fate qualsiasi cosa a livello giornaliero. Costruzione ottima, mi piace davvero tanto, ergonomico, legno d'olivo, anche questo un legno delle nostre terre, della nostra Toscana. Se volete un coltello affidabile, bello, italiano, completamente realizzato in Italia, con una tradizione alle spalle, è una storia alle spalle, prendetelo pure. Se siete della Toscana, io vi consiglio di andare direttamente nel loro negozio a Scarperia, perché è veramente, veramente bello. Io ho visto delle foto, purtroppo per ora non ci sono potuto ancora andare,
ma appena potrò ci farò un salto perché ne vale la pena. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io come sempre vi ringrazio davvero tanto per il supporto che mi date e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.